Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, oggi il tema della lezione non è tanto una lezione, ma è rispondere delle domande che mi hanno fatto in questo periodo. Ok? Quindi andiamo alla lezione. Allora, la lezione non è tanto, sì, potrebbe essere anche una lezione, ok? Io adesso ti dirò quello che faccio durante il giorno, quindi come pratica. Anche se sono un insegnante di yoga, non faccio solo yoga, assolutamente. Faccio tutto un discorso di forza, di mobilità, di flessibilità, elasticità, quindi divido anche la giornata in diversi aspetti. Tipo la mattina molto presto mi dedico esattamente alla lezione online che faccio, oppure vado a casa delle persone, quindi faccio anche in presenza. Subito dopo comincio magari a pubblicare delle cose su internet, eccetera, e poi successivamente comincio il mio allenamento. Allenamento che parto con la mattina tutti i giorni, tranne domenica, un allenamento di forza. Forza che può essere con i pesi, forza che può essere con determinati tipi di esercizi a corpo libero, ma sempre dedicato a forza. Ma perché forza? Allora, io ho 56 anni, non so quanti ne hai, però magari più di 25 anni, quindi inizia esattamente il periodo, diciamo, di invecchiamento, quindi perdita di forza. Attenzione, la cosa che perdiamo subito, quando comincia esattamente il processo di invecchiamento è la forza. Quindi è doveroso fare un allenamento dedicato alla forza. Quindi se tu hai un attimo di tempo e puoi dedicare a un'attività di forza, magari puoi contattarmi, io ti dirò esattamente cosa fare, eccetera, che tipo di allenamento. Però è essenziale. Poi io successivamente faccio un lavoro anche di corpo libero di forza, non subito do un attimo di tempo, circa 2 o 3 ore, e poi farò la parte di flessibilità, elasticità e anche mobilità, non insieme all'esercizio di forza, non all'allenamento di forza, staccato, ok? Poi durante il giorno, poi altri lavori, eccetera, su internet, sul computer, eccetera, ma poi alla sera mi dedico esattamente alla pratica specifica dello yoga. Quindi, per ricapitolare, forza, mobilità oppure elasticità e flessibilità, quindi mobilità, flessibilità e elasticità, però non tutti i giorni uno all'altro, quindi cerco di alternare, e poi la sera la pratica di yoga. Potresti fare anche inversamente, cioè dipende esattamente da come sei organizzato, dipende anche dal tuo tempo. Attenzione, il mio allenamento, per esempio, di forza, magari 15 minuti, 20 minuti, forse. Quindi prendo, che ne so, il pettorale, faccio esattamente, dedico esattamente un attimo di tempo specifico per il pettorale o anche le spalle, ma non più di 15-20 minuti. Okay? Molto intenso, attenzione, molto intenso, e poi successivamente un riposo che può essere, che ne so, il lavoro sul computer, no? Seduto, o che ne so, una passeggiata se ho tempo, un lavoro sul giardino, adesso no che fa freddo, però un riposo non passivo, non è che sto sdraiato a letto, ma una cosa che non c'entri con quel tipo di pratica, quindi quel tipo di allenamento. Poi a flessibilità e elasticità faccio durante il giorno, non dedico esattamente
15-20 minuti, quando ho tempo mi fermo lì un attimo, 5, 6, 7, 10 minuti, stop. E diverse volte durante il giorno. Uno dice, caspita, non ho tempo, 3-4 minuti, ok? O magari un tipo di esercizio di mobilità analitica, ok? Che poi io ho un corso specifico per quanto riguarda mobilità analitica legata alla neurologia funzionale per facilitare determinate posizioni di yoga o pratiche di yoga o altri tipi di pratica. Quindi questi esercizi di propriocezione o di respirazione ti facilita esattamente quello che farai successivamente. Quindi faccio anche un po' di mobilità analitica durante il giorno, poi successivamente faccio la pratica di yoga. Ecco, 10-15 minuti, uno dice, caspita, non ho tutto questo tempo. Basta organizzarsi. Il nostro corpo è stato fatto per muoversi. Quindi quando avrai il corpo completamente fermo e sarai completamente fermo, te lo assicuro che non starai bene. Ecco, però magari ci sta un riposino, ecco, io faccio sempre un riposino, magari dopo, quando ho tempo, un riposino dopo il pranzo, ok? Gli massimo mezz'ora, quando ho tempo, ok? Quindi cerco esattamente di abbinare allenamento, pratica, alla vita quotidiana, alla mia mansione a casa, al mio lavoro, all'internet. Guarda, c'è tempo per fare tutto, basta organizzarsi e basta volere proprio muoversi. Se tu per caso non sei organizzato, devi organizzare tutta questa roba qui, per mettersi anche in forma, per fare un discorso preventivo, perché muoversi è esattamente la base di tutto. Okay? Il preventivo magari alle malattie, un'organizzazione di quello che devi fare da lunedì a sabato, domenica possiamo anche riposarci. Ecco, tu mi contatti, io ti spiego esattamente, non quello, cioè io ti dico quello che faccio io, ma devo sapere esattamente quello, cioè tu chi sei, cosa fai, quali sono le tue abitudini, cosa c'è da mangiare, cosa c'è, le tue abitudini quotidiane di muoversi, oppure non ti muovi, quindi cioè, devo esattamente dare delle indicazioni precise, ma per te, okay? Non una cosa, diciamo, per tutti. Potrei anche dare per tutti, però è meglio che sia una cosa personalizzata. Allora, se tu vedi questo video fino alla fine, ok? Vuol dire che poi ti interessa questo argomento e se ti interessa questo argomento io ti faccio un regalo, ok? Se tu guardi fino alla fine sentirai quello che ti dico, avrai esattamente un call to call, quindi mi scriverai nel commento, mi scriverai, vedrai la mia email, nel canale, eccetera, mi scriverai e ti farò una consulenza di mezz'ora gratuita, ok? Basta che tu mi cerchi il numero di telefono o le mail, mi mandi, io te lo assicuro che ti faccio una mezz'ora gratuita. Poi dopo se c'è esattamente un bisogno di di una cosa un pochettino più specifica, un pochettino più lunga, perché hai un'esigenza in particolare, allora è un'altra cosa. Però una mezz'ora io te lo do, io te lo regalo. Quindi se hai sentito il video fino alla fine, ecco, basta iscrivermi, entrare in contatto con me e poi lo facciamo questo call to call tramite WhatsApp o Zoom, qualsiasi cosa. Non ti preoccupare che poi dopo quando mi arriva esattamente questa richiesta io te lo rispondo, va bene? Magari una cosa un pochettino più specifica, non tanto un allenamento di tutto, ma una cosa più specifica perché poi magari nel video precedente avevo parlato del collo e dici caspita il collo sarebbe interessante approfondire questo discorso, mando un'email a Edo e vediamo se mi spiega esattamente
quello che dovrei fare o quello che potrei fare. Ecco, ok? Quindi oggi non c'è esattamente una lezione, ma c'è esattamente questo regalo che se tu hai visto fino alla fine, e c'è anche un'idea di quello che faccio per mantenermi a 56 anni in questa maniera, che è flessibile, elastico, forte, con una salute in questi 3 anni di tutto ciò che è successo. Ho preso là dietro, ma proprio 3 anni fa all'inizio, e poi assolutamente niente, nulla, ma neanche un raffreddore, zero, ok? C'è tutto un stile di vita dietro, un stile di vita, ma neanche un raffreddorino, ok? Pensateci, ok? Entrate in contatto con me che poi vi spiego esattamente i dettagli, non soltanto nel muoversi, ma un stile di vita, ok? Bene, allora, se tu non ti sei iscritto, iscriviti al mio canale, se sei arrivato fino qui, metti un like, fai un commento, magari condividi con un tuo amico, tua amica o parente, eccetera, che magari può interessare questo argomento, che non è tanto la pratica, ma è una consulenza, un suggerimento, un qualcosa che tu possa esattamente aver bisogno. Ok? Sono qua per aiutarti. Va bene? Allora, ci vediamo domani, ci vediamo martedì, no, ci vediamo mercoledì perché sto registrando. Ok, allora mercoledì. Va bene? Ci vediamo lungo le strade.